Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti quest'oggi, calciomercato ovviamente perché le notizie, le bombe questa mattina di calciomercato sono esageratamente grandi. Io anche ieri stavo leggendo Tonali al Newcastle, non si sa l'offerta ufficiale, alla fine è arrivata l'offerta ufficiale, c'è il sì del calciatore, il Newcastle deve solo trattare con il Milan, giornata quindi decisiva quella di oggi. Le cifre sono altissime, sia dal punto di vista del costo del cartellino, sia per il contratto che è stato offerto al calciatore. Ma ne parliamo in questo video. C'è Frattesi alla finestra, si scatenerà un'asta sicuramente per Frattesi, c'è la Juve, c'è il Napoli. Parliamo di un paio di notizie che sono uscite ieri e che cominciano a circolare prima che il mercato poi entri nel vivo dal 1 di luglio. Andiamo a vedere cosa è successo prima di cominciare, ragazzi. Se siete arrivati a questo momento, in questo video, non dimenticatevi di cliccare sull'iscriviti e sulla campanella, così restate aggiornati sui contenuti. E andiamo a vedere cosa è successo per quanto riguarda Tonali. Allora, Tonali accetta l'offerta, notizia ovviamente da Sky Sport ieri sera alle 23. Tonali accetta l'offerta del Newcastle, ora gli inglesi trattano con il Milan. Il Newcastle è vicinissimo all'acquisto di Sandro Tonali, gli inglesi hanno presentato un'offerta di 70 milioni più 5 di bonus, alla quale il club rossonero ha risposto alzando la richiesta ad 80, ma credo sia solo una risposta di facciata, ma si possa tranquillamente chiudere già alle cifre che ho appena detto. Intanto il centrocampista ha dato l'ok, sul tavolo un contratto di 6 anni a 8 milioni netti all'anno più 2 di bonus. Stiamo parlando di 50 milioni di euro in 6 anni. Poi non lo so se i due di bonus sono anno per anno, comunque contratto sopra i 50 milioni netti di euro. E l'Italia purtroppo, il calcio italiano non può far fronte a queste spese, non può essere competitiva in nessun modo rispetto a questi contratti, al di là che le società abbiano soldi o meno per comprare il cartellino di un calciatore, poi diventa, cioè si va ad innescare una disparità esagerata nei contratti soprattutto, perché 6 anni ad 8 milioni non glieli può fare nessuno in Serie A, ecco, nemmeno società più quotate, società anche, mettiamo, vogliamo prendere la Juve prima del caos, nemmeno la Juve, secondo me, si sarebbe spinta a tanto. Vogliamo parlare del calciatore? Io, dal mio personale punto di vista, mi piace Tonali come calciatore sicuramente, ma credo che 75-80 milioni siano troppi. Perché se Tonali vale 75-80 milioni, ci sono centrocampisti in giro per l'Europa che ne valgono 200 a occhi chiusi. O stiamo andando troppo oltre con le cifre, o sono caduti con la testa per terra ieri, l'altro ieri, perché è cominciata l'altro ieri la storia Tonali. Sono caduti con la testa per terra ed hanno battuto forte quelli del Newcastle. Fatto sta che il Milan si sta privando, ha cominciato con Maldini, hai Bennaser fuori per 6 mesi e ti togli Tonali. Mo, a meno che la progettualità del Milan non sia così avanti e già sanno cosa fare, come rimpiazzare e come riuscire a colmare il vuoto che lascerà Tonali, perché Tonali lascia un vuoto sicuramente a centrocampo. Il Milan ha già pagato Dazio eh, prima del campionato scorso con la cessione di Kessi, che non è stato rimpiazzato all'altezza, sicuramente. Quindi stai smantellando mezza squadra. Spero per i tifosi del Milan, perché poi me ne può fregare, ma fino a un certo punto. Però spero per i tifosi del Milan che la società abbia almeno le idee chiare su come rimpiazzare, su che cosa vuole fare l'anno prossimo. Però ad offerte del genere non si può rifiutare. Questo è poco ma sicuro. A queste offerte non rifiuti, non rifiuta né il calciatore dando l'ok alla società di voler andare via, perché un contratto del genere non esiste rifiutarlo. E poi
nemmeno la società, con 70 milioni posati sul piatto più 5 di bonus, credo che si chiuda questa pratica e Tonali non sarà più un calciatore del Milan. La Serie A si sta svuotando e si continuerà a svuotare di campioni che andranno all'estero perché? Perché non ci sono soldi, quindi tutte le società sono votate a vendere prima per incassare un po' di cash e poter poi vedere cosa fare sul mercato. È un dato di fatto. Non siamo il campionato per eccellenza che si presenta nelle altre parti d'Europa, caccia i soldi e porta i campioni in Italia, non lo è più. Lo poteva essere una ventina di anni fa. Adesso dobbiamo tenere botta per quanto riguarda il mercato. C'è Frattesi alla finestra, anche il Milan ovviamente adesso si potrà inserire in un'asta per Frattesi che non costa poco, però almeno a quanto abbiamo sentito ieri c'è stato un colloquio tra Frattesi e la Juve, c'è l'Inter, forse si inserirà il Milan perché comunque il vuoto a centrocampo lo devi colmare e poi ragazzi non cadiamo in falli e in notizie che possono essere delle fake, nemmeno delle fake news, ma proprio delle chiacchiere da bar belle e buone, perché ieri esce la notizia per noi tifosi del Napoli, tramite Giuntoli il Napoli potrebbe arrivare a Federico Chiesa. Allora, il tramite Giuntoli il Napoli potrebbe arrivare a Federico Chiesa, cosa significa? Io ti do a Giuntoli e tu mi dai 40 milioni di sconto sul cartellino di Chiesa. Non esiste. Notizia falsa, farlocca, è una stronzata colossale. Da tifoso del Napoli non vi nascondo che Chiesa, Osimhen, Kvaratskhelia sarebbe un tridente delle meraviglie, però Chiesa non rinnova con la Juve perché vuole 8 milioni all'anno. Quindi Napoli già non è una piazza che può sostenere queste spese. Punto primo. Punto secondo, la Juve ha messo Chiesa sul mercato ad 80 milioni. 80 milioni. Noi vendiamo Kim, mettiamo che vendiamo Kim e ne prendiamo 60. Si deve prendere il difensore. È un difensore 35-40 milioni, un difensore per poterlo sostituire, li spenderai comunque. Quindi, secondo me, non c'è niente di vero e non se ne farà mai niente, ma non perché il Napoli non voglia comprare calciatori del genere, ma perché le cifre sono tutt'altro che abbordabili. 80 milioni di cartellino è un contratto almeno che credo che Chiesa nel caso venisse a Napoli un contratto da 5 milioni all'anno glielo devi fare, monte ingaggi che non rientra diciamo nella visione del Napoli e nella gestione societaria. Non me ne faccio un rammarico perché se andiamo a cercare in Europa di esterni, non voglio dire forti come Chiesa, però di esterni decisamente forti se ne trovano a molto meno. Ovviamente la Juve quest'anno deve far cassa il più possibile, quindi cercherà comunque di spingere il prezzo dei cartellini dei propri calciatori nel caso li devi vendere, è una cosa normalissima, ma la chiacchiera di Giuntoli per arrivare a Chiesa è una stronzata, quindi non caschiamo in queste frottole e in queste suggestioni di mercato, perché di frottole giganti ce ne saranno già in futuro, non cominciamo già da adesso perché altrimenti diventa la bancarella del torrone. Ecco il calciomercato, va bene che lo è sempre stato un po' la bancarella del torrone, io compro, tu dammi qua, io ti do questo qua là, è sempre stata una cosa gestita a festa di paese e a sagra del panino Sasiccia e Friariello, perché in Italia cominciamo a parlare di calciomercato dal 1 giugno e poi tutti i nomi che si sono fatti il 1 giugno, il 1 luglio stanno tutti quanti da un'altra parte senza azzeccare nemmeno un'operazione di mercato. Quindi vedremo cosa succederà, seguiremo la situazione per le antagoniste del nostro Napoli perché ci interessa da vicino sapere se le squadre si stanno indebolendo o meno. Il Milan al momento si sta indebolendo. Questo è un dato di fatto. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre Forza Napoli.
Ciao.